su Freestyle Veg, io sono Giulia e oggi andremo a preparare un secondo piatto per il giorno degli innamorati, San Valentino. Oggi andiamo a preparare un cuore di pasta brisée ripieno di funghi, bieta e patate. Andiamo subito a vedere come prepararlo. Per prima cosa dobbiamo preparare una pasta brisée. Avremo bisogno di farina, in questo caso integrale, dell'acqua molto fredda, del burro vegano, sale e del concentrato di salsa di pomodoro. In una ciotola versiamo tutti gli ingredienti: la farina, il burro, l'acqua, il pomodoro e il sale. Ora iniziamo a mischiare aiutandoci con un cucchiaio. Tutte le quantità dei prodotti che sto utilizzando le troverete nella descrizione del video. Ok, ora che abbiamo finito di impastare quello che sarà il nostro cuore di pasta brisée, lo andiamo a far riposare per almeno 40 minuti in frigorifero. Ok, adesso dobbiamo iniziare a preparare il ripieno. Per il ripieno avremo bisogno di funghi misti, io ho scelto sia champignon che porcini. Eccoli qua, come prima cosa dovrò andare a pulire i champignon. E voilà! Poi prendiamo una pentola antiaderente e tagliamo a pezzettini tutti i funghetti. Ok, ora aggiungiamo 3 spicchietti d'aglio che ho schiacciato con un coltello così che rilascino bene il gusto, poi del prezzemolo, un pizzico di sale, dell'olio e lo mettiamo direttamente a cuocere sul fornello. Inizialmente li lasciamo saltare un attimino così, solamente con l'olio, e poi dopo lo andremo a sfumare. Dopo circa 5-10 minuti andiamo a far sfumare con un bicchiere o di champagne o di qualsiasi altro vino bianco. E lasciamo cuocere fino a quando non si asciuga. Mentre cuociono i funghi andiamo a preparare le patate. Queste le andremo a far cuocere in forno così da farle croccare per bene. Le tagliamo entrambe a cubettini. Ora le mettiamo su una teglia con della carta forno e ora le condiamo con del sale, delle erbe di Provenza e un filo d'olio. E adesso le mettiamo a cuocere in forno a 220 gradi. Ora che le patate e i funghi sono a cuocere, manca solamente più la bietola. In questo caso avremo solamente bisogno della parte verde. Ok, ho diviso la parte verde da quella bianca di 2 mazzi di bietole. Adesso non ci resta altro che andarla a lavare e a metterla a bollire in abbondante acqua salata. Un pugnetto di sale e via. Adesso le facciamo cuocere per circa 5-10 minuti fino a quando non si saranno completamente ammorbidite. Intanto i nostri funghi si sono asciugati, quindi andremo a mettere il secondo bicchiere di vino bianco. Anche qui, come prima, aspetteremo fino a quando non sarà evaporato tutto. Sono passati 15 minuti e le patate sono pronte per essere tolte dal forno. Ok, ora abbiamo tutto quello che ci serve. Dai funghi togliamo l'aglio che abbiamo messo all'inizio, poi andiamo a tagliare finemente le bietole. A questo punto le aggiungiamo i funghi. Aggiungiamo anche le patate, poi prendiamo mezza tazza di acqua calda, aggiungiamo 2 cucchiaini di maizena e la facciamo sciogliere. Questo darà una cremosità fantastica al nostro ripieno. E le riportiamo sul fuoco per far insaporire tutto quanto. Ora lo facciamo andare a fuoco medio-basso fino a quando non si sarà creata una bellissima cremina. Ok, dopo 5 minuti il nostro ripieno sarà pronto.
Bene, ora è arrivato il momento di stendere la nostra pasta brisée per fare il nostro cuore. Infatti ci servirà poi uno stampo a forma di cuore dove andremo ad adagiare e a far cuocere la pasta. Infariniamo il tavolo di lavoro e poi la andiamo a stendere di circa uno spessore di 5 mm. Ok, ora la andiamo a mettere qua dentro delicatamente. Schiacciamo gli esuberi se ci sono. Ok, e poi tagliamo gli avanzi, che non butteremo perché andremo poi a creare una decorazione sopra. Adesso bucherilliamo la pasta e visto che il ripieno è già cotto, la andremo a cuocere direttamente in questo modo senza ripieno dentro il forno. Per fare questo prendiamo una ciotola di acqua fresca, un velo di carta forno, arricciamo, bagniamo, strizziamo, gliela mettiamo sopra e a questo punto la dobbiamo riempire o con dei legumi secchi oppure con del riso. Un'altra alternativa, visto che né il riso né i legumi secchi poi dopo questa operazione si potranno mangiare, è utilizzare del sale grosso. Quindi io utilizzerò questo metodo qui. Ora tagliamo gli avanzi di carta forno e mettiamo a cuocere a 170 gradi in forno per circa 20-30 minuti. Adesso prendiamo la pasta brisée che abbiamo avanzato e la andiamo a stendere per andare a fare dei cuoricini che utilizzeremo come decoro sopra il nostro piatto. Ok, adesso con un coppapasta a forma di cuore per dolci andiamo a creare dei piccoli cuoricini. Eccoli qui i cuoricini, ne ho fatti di più piccoli e di più grandi. Intanto il nostro cuore più grande è cotto, quindi andiamo a togliere il sale da dentro. Ora lo riempiamo con il nostro ripieno che abbiamo preparato prima. Poi se avanza un pochino di pasta sopra la andiamo a togliere. Ok, ora vado a mettere i cuoricini sopra. E lo rimettiamo in forno fino a che anche questi non saranno cotti. Eccoci, dopo 10 minuti la possiamo togliere dal forno. Adesso, per renderla ancora più carina, andiamo a colorare un pochino i cuori con del rosso. Ho preparato della paprika mischiata con dell'acqua, poi andiamo a prendere un pennellino che utilizziamo chiaramente solo per la cucina e andiamo a dare un tocco di colore. Voilà, adesso dobbiamo andarla ad aprire. È già bella così, però se vogliamo rifinirla ancora un po', mettiamo in un padellino una tazza d'olio di semi, praticamente una tazza di maizena, mischiamo bene e mettiamo sul fuoco. Dopo qualche minuto di cottura, quando inizia a soffriggere un po', iniziamo ad aggiungere del latte di soia non zuccherato. Dopodiché andiamo a frullare con un frullatore ad immersione. Ora prendiamo una sac à poche nella quale andiamo a mettere la crema che abbiamo ottenuto e la andiamo a decorare.
Perfetto, abbiamo finito questa ricetta di oggi e adesso vado ad assaggiare. Buonissimo, un'armonia proprio di gusti, veramente buono. Spero che questa ricetta ti sia piaciuta e se è così metti un bel mi piace a questo video e se ti fa piacere ti puoi iscrivere a questo canale per ricevere i prossimi video che pubblicherò cliccando sul tasto iscriviti e sulla campanella delle notifiche. Con questo oggi abbiamo finito e buon San Valentino a tutti, ciao!